Un ben ritrovati e incominciamo la strada. La strada che noi faremo quest'anno penso sia meno difficile di qualche altro corso che abbiamo fatto o su Paolo o su Qumran o cose di questo genere. Perché? Perché il testo che stiamo per affrontare è un testo pieno di polpa. Basterebbero 8 versetti, teniamo presente che il Siracide ha 51 capitoli, ma basterebbero 8 versetti, un versetto per ogni domenica per riempirci tutta la domenica. Per quale motivo? Perché questo sapiente aveva avuto un compito un pochettino grosso. Voi pensate che siamo più o meno verso il 970-960 avanti Cristo. Salomone ha un lampo di genio. Per la prima volta si accorge che vale la pena formare i quadri del suo impero, e cioè quei funzionari intermedi fra il potere centrale e la gente. Ed è piuttosto perplesso perché lui conosce molto bene la formazione dei quadri che avviene nelle città-stato del nord, ed è una formazione di stampo mesopotamico. Lui si innamora, va a vedere se è machiavellico o meno questo amore, cioè se è autentico oppure interessato, si innamora, tra le tante altre donne di cui si è innamorato, si innamora di una principessa egiziana, la sposa, conosce l'Egitto e copia queste scuole di formazione egiziane. Le trapianta in Gerusalemme, dove questa scuola insegna a questi giovani non solo le lingue, ma quello che noi oggi chiameremo tutto ciò che è necessario per mandare avanti l'amministrazione di uno Stato: ragioneria, economia, finanza, ma anche il diritto, i vari diritti dei popoli circonvicini. Teniamo presente che Salomone ha arricchito il suo impero facendo il mercantino. Comprava i puledri dagli Ittiti, li domava e quadruplicando il prezzo li vendeva agli egiziani. Comprava i carri da guerra degli egiziani, li armava lui, come Cristo comanda, e li vendeva agli Ittiti, quadruplicando il prezzo. E abbiamo in questo periodo dunque una situazione estremamente complessa a livello di rapporti internazionali, a livello di commercio, a livello di amministrazione. Lui per primo impone le tasse. Il primo uomo che impone le tasse a Israele è Salomone, e le impone anche con una certa intelligenza. Vede le 12 tribù, vede quelle che sono più numerose e meno numerose, e a ogni tribù dà il compito di mantenere la corte per un mese. Finito quel mese, esonerati dalle tasse, ma per un mese quella tribù deve mantenere in piedi tutto l'apparato organizzativo. Cosa insegnavano in questa specie di accademia, di università? Come vi dicevo prima, le lingue, il diritto, l'amministrazione, ma poi c'era un testo che insegnava, potremmo chiamare così, i rapporti umani, cosa che oggi manca all'università. Per cui abbiamo delle persone competentissime nella loro materia, ma piuttosto, alle volte, piuttosto grezzi nel rapportarsi con il prossimo.
e tutti ne facciamo esperienza. E allora lui, per non avere della gente monca a livello di formazione, si era accorto che in Egitto il rapporto interpersonale era molto curato e fa costruire dagli uomini di cultura del tempo un libro proprio per curare questo aspetto, in modo che l'amministratore non sia amministratore ma sia uomo prima di essere amministratore. E questo libro noi oggi lo possediamo, è la parte più antica del libro dei Proverbi. Il libro dei Proverbi è il primo manuale di scuola che ci viene dall'antichità. Questo libro è rimasto in uso nella formazione, diciamo così, delle classi dirigenti di Israele fino al IV secolo, fino a poco prima dell'arrivo di Alessandro Magno. Quando è arrivato l'ellenismo, è arrivato come un ciclone, il libro dei Proverbi non reggeva più, perché il libro dei Proverbi presupponeva una mentalità di tipo puramente semitico. Occorreva una formazione che fosse capace di dialogare, ma anche di opporsi eventualmente per certe cose all'ellenismo. E nasce il nostro amico Coelet, che noi abbiamo già fatto. Se ricordate, il Coelet è un libro che fa scoppiare le bolle di sapone, nel senso che manda per aria tutti i luoghi comuni, il modo comune di pensare, e pone dei problemi tremendamente veri, ma anche in modo graffiante. Se voi volete, l'ironia fatta persona è l'autore di questo libro. Però contemporaneamente, oltre all'ironia, è anche un libro molto corrosivo, perché proprio distrugge qualunque tipo di fantasia e obbliga il lettore a stare con i piedi per terra. Ora, una cosa del genere non va bene per la gente giovane in formazione, perché la gente giovane ha bisogno di sognare, ed è proprio sognando che la gente giovane aiuta noi che non siamo più giovani a cambiare questo mondo. Alle volte in meglio, purtroppo alle volte no. Le autorità di Gerusalemme si erano accorte di questa situazione e quindi nello spazio di 150 anni mettono in pensione questo libro. Mentre il libro dei Proverbi è durato circa 700 anni e più, il Coelet dura poco perché è troppo difficile, troppo disincantato, poi alle volte mette in crisi gli spiriti deboli. Infatti il Coelet è un libro per adulti con riserva. Io non lo farei leggere alle persone se non hanno una certa preparazione, perché è veramente come leggere Nietzsche senza essere preparati a leggere Nietzsche. Siracide è un manuale che aiuta questi quadri, cioè questi funzionari intermedi tra il potere centrale e la gente, non sotto il profilo tecnico, ma sotto il profilo dei rapporti umani. È un libro che è rimasto in Israele fino ad oggi. E noi cristiani nei primi secoli lo mettevamo in mano ai neofiti, ai tardocatecumeni e ai neofiti, cioè a chi stava per essere battezzato o a chi era stato appena battezzato, perché è un vero e proprio catechismo di formazione umana, che corre al 98% in perfetta sintonia con il Vangelo. Teniamo presente che il nostro amico, il Siracide, vive all'inizio del II secolo. La sua opera si può più o meno collocare verso il 180 avanti Cristo, l'opera scritta in ebraico.
il Vangelo, il Nuovo Testamento, sia il Vangelo sia gli altri testi biblici neotestamentari, lo conoscono molto bene, e più che citarlo, lo impastano nel testo, cioè alludono al Siracide senza prendere di per sé frasi intere e riportarle, ma ovviamente chi conosce sia il Siracide sia il Nuovo Testamento, leggendo il Nuovo Testamento ci si accorge subito delle queste allusioni molto chiare a questo libro. Solo che adesso viene il bello. Questo libro è diventato un bello impossibile. Se voi volete studiare, che so io, il libro della Genesi, basta che conosciate l'ebraico, potete studiare tranquillamente il libro della Genesi. Se voi volete studiare la lettera ai Romani, basta che conosciate il greco e studiate tranquillamente la lettera ai Romani. Per studiare il Siracide, se non conoscete a menadito l'ebraico, il greco, il siriaco e il latino, è meglio che non studiate. E adesso vediamo il perché questo libro è così bello e impossibile. Le avventure di questi ultimi secoli sono state simpaticissime. La Chiesa, fino al XVI secolo, non aveva nessun problema per l'elenco dei libri ispirati. L'elenco si chiama canone. Prova ne sia che quando al Concilio di Firenze ortodossi e cattolici iniziano un dialogo difficoltoso dopo circa 400 anni di scomuniche reciproche, cominciano a dire proviamo a vedere se riusciamo a dialogare. E su che cosa dialoghiamo? Su quello che già possediamo in comune. Che cos'è che possediamo in comune e che non è assolutamente diverso né nella Chiesa cattolica né nella Chiesa ortodossa? E allora hanno cominciato a dire non è niente di diverso il sacerdozio, perché il sacerdozio è valido di qua, è valido di là. I sacramenti sono validi di qua, sono validi di là. La Bibbia, perché tutti e due queste chiese sorelle, hanno lo stesso canone, cioè lo stesso elenco di libri, e lo scrivono. Infatti, nel Concilio di Firenze noi abbiamo per la prima volta il dialogo intracristiano tra due confessioni cristiane leggermente diverse, però che coincidono sul sacerdozio, sui sacramenti e sulla scrittura. Poco tempo dopo, Lutero invece si separa dalla Chiesa cattolica con tutto il movimento protestante che gli è andato dietro e stabilisce che facciano parte della Bibbia protestante solo quei libri che hanno l'originale ebraico per l'Antico Testamento. E quindi espelle dal canone 7 libri che ai suoi tempi avevano solo l'originale greco. Questi 7 libri sono il primo e il secondo libro dei Maccabei, il libro di Tobia, il libro di Giuditta, il libro di Baruch, Sapienza e Siracide. Correva l'anno 1896. 1896. E 2 simpatiche signorine un po' attempate, tutte e 2 professoresse di siriaco a Londra, stavano facendo un viaggio, una gita di piacere in Egitto, al Cairo. E come ogni santa donna ha piacere di andare a vedere i Ninno Leppi,
oggetti, le robettine piccole da portare a casa come souvenir, anche loro sono andate in questi souk, questi mercati, e una di loro dice: andiamo a vedere queste vecchie pergamene se sono autentiche o se sono false, perché in questi mercatini vendevano anche come souvenir pergamene invecchiate o vecchie. E sono piombate in un tavolinetto di un povero arabo che vendeva queste pergamene dicendo: guardate, queste sono state trovate in un determinato punto della città del Cairo, dove stanno costruendo una zona nuova a livello urbanistico, e hanno scoperto questa antichissima Genizzà, questa stanza cieca, perché non si poteva accedere, non si accede neanche oggi a nessuna Genizzà. La Genizzà sarebbe una specie di cantina che esiste sotto ogni sinagoga. Quando si costruisce una sinagoga, prima di fare il pavimento fanno un buco profondo come una stanza. Chiudono questo buco, sul pavimento praticano un'apertura piccolissima, larga più o meno, fate conto, tra i 15 e i 20 centimetri, ed è solo quel buco che accede a quella stanza sotterranea. Lì vengono messi i manoscritti consumati dall'uso. Gli ebrei ancora oggi adoperano il rotolo. E quindi apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, a metà del rotolo si consuma la pergamena, perché lì le dita fanno forza per aprire o fanno forza per chiudere. E quando dunque il rotolo è consunto, loro non lo bruciano, per rispetto della parola di Dio, e infilano questi rotoli consumati dentro la Genizzà, per cui la Genizzà diventa una specie di biblioteca dell'antiquariato. Loro, da buoni ebrei, quando decidono di vendere, vendono, e quando decidono di comprare, comprano. E qualche volta vendono dimenticando che sotto c'è la Genizzà, perché i soldi sono soldi, signori miei, chiaro? E una cosa del genere è successo nel 1800, poco prima del 1896. Conclusione: queste donne leggono il testo, hanno dei sospetti, spediscono immediatamente a Londra queste pergamene, gli specialisti di ebraico a Londra leggono, traducono e dicono: questo è il testo ebraico del Siracide. Queste due donne, come falchi, incettano tutto ciò che trovano di questo tipo di pergamene e riescono a portar via parecchio materiale. Altro materiale sembra sia stato, diciamo così, comperato da un diplomatico. Questo diplomatico è un diplomatico russo, spedisce il tutto a San Pietroburgo, all'Eremitage, e sono ancora là, e nessuno le ha aperte. Questo è il guaio. Quelle invece, le pergamene che sono andate a finire a Londra, sono state pubblicate, e tra queste e poi le pergamene trovate a Qumran e a Masada hanno fornito, oggi come oggi, più dei 2/3 del testo ebraico. Però, con un però, studiando questo testo ebraico del Siracide ci si è accorti che sono 2 testi, non uno. C'è un testo breve, o ebraico 1, e c'è un testo più lungo che è l'ebraico 2, il quale congloba l'ebraico 1,
ma ha delle aggiunte, ha delle glosse. Fino ad oggi noi conoscevamo invece solo il testo greco, che ha lo stesso difetto. C'è il greco 1 e c'è il greco 2. Solo che il greco 2 non corrisponde all'ebraico 2, mentre il greco 1 è molto vicino all'ebraico 1. Conoscevamo anche il testo siriaco, che ha lo stesso difetto. Esiste un siriaco 1 ed esiste un siriaco 2, ma il siriaco 2 non è uguale all'ebraico 2 e non è uguale al greco 2. Cosa ha fatto Lutero dunque? Non conoscendo il testo ebraico ha espulso dal canone anche il Siracide. Vi dicevo altre volte che oggi per noi biblisti cattolici è sempre molto delicato lavorare insieme ai nostri colleghi protestanti, perché quando tocchiamo questo argomento vengono fuori scintille, perché loro non hanno più nessun argomento per dire non è ispirato. Dal momento che Papà Lutero ha stabilito il criterio e oggi quel criterio su questo libro è saltato. Se voi prendete in mano una Bibbia protestante, voi vi accorgete della differenza con quella cattolica proprio perché mancano questi 7 libri. Non lo mettono ancora, non vogliono metterlo dentro al canone. Chi deciderà se metterlo o meno io non lo so, dal momento che loro non hanno una gerarchia come ce l'abbiamo noi. Comunque il problema sussiste. Adesso il vero problema è stabilire qual è il testo ispirato. Il testo ispirato viene definito dal Concilio di Trento nel XVI secolo, concilio fatto proprio per arginare lo strappo di Lutero. In questo concilio i padri decidono che sono ispirati tutti quei testi che hanno l'approvazione della Chiesa nascente, quindi o che hanno l'autorità di un apostolo, uno scritto neotestamentario, oppure se questi testi veterotestamentari sono stati citati in uno scritto neotestamentario. E studiando questo problema si sono accorti che il testo latino della Vulgata è il testo che contiene tutti i libri citati nel Nuovo Testamento, tutti i libri veterotestamentari citati nel Nuovo Testamento, e stabiliscono che fanno parte del canone tutti quei libri che sono contenuti nella Vulgata e sono ispirati tutti i libri nelle loro singole parti. Motivo è un po' complesso. Vediamo di chiarirlo. Nel III secolo avanti Cristo, terzo secondo, perché dura circa 100 anni e più la traduzione dall'ebraico in greco dell'Antico Testamento, ad Alessandria, nasce questa traduzione che noi chiamiamo i 70, che voi conoscete. La Chiesa nascente ha scelto i 70 come testo biblico da leggersi nella liturgia. Il Concilio di Trento infatti dice: occorre che ci sia la paternità diretta o indiretta apostolica, e secondo, che il testo venga letto nella liturgia. I cristiani leggevano i 70, non leggevano l'ebraico, stranamente.
Se voi infatti andate a occhieggiare il Nuovo Testamento in greco, andate a vedere i testi greci citati dall'Antico Testamento, vi accorgete che non sono traduzione diretta dall'ebraico, ma sono copiatura diretta dal greco, il quale greco, traducendo dall'ebraico, crea delle sfumature diverse. Il Nuovo Testamento non ha nessuna sfumatura veterotestamentaria ebraica, ma ha tutti i testi veterotestamentari greci. Questa è la controprova, come dicono in tribunale, la prova provata che la Chiesa adoperava il testo greco. Quale testo greco? Il testo greco 2, cioè quello lungo, per quanto riguardava il Siracide.